tutti e benvenuti a Pergusa, tracciato siciliano recentemente rinnovato ad opera di Pirelli, sul quale siamo a fare una prova di quelle che mi solleticano particolarmente. Un bel confronto fra moto stradali e moto in configurazione stock, quelle che Pirelli usa per fare lo sviluppo della famiglia Diablo Superbike, e gommate di conseguenza. Quindi le versioni stradali con le meravigliose Supercorsa SP, le cosiddette V3, ovvero la terza versione delle Supercorsa omologate per uso stradale, contro le Diablo Superbike, ovvero le gomme, le slick, le stesse che si usano nel mondiale Superbike, utilizzato dalla casa milanese come banco di prova per lo sviluppo delle gomme che tutti quanti, il normale cliente, l'amatore come me e come voi, possono andare a comprare dal gommista per divertirsi in pista, per le competizioni, insomma un prodotto sviluppato in gara e reso disponibile alla normale clientela. Adesso io comincio la mia prova alternando la versione stradale alla versione stock, ovvero preparata secondo il regolamento Super Stock della Yamaha YZF R1M e della BMW S1000 RR. E poi dopo vi racconto un pochino come vanno le versioni stock, perché ormai le versioni standard le conoscete tutti, ma soprattutto come vanno queste meravigliose gomme. Andiamo! Bene, allora Edo. La S1000 la conosciamo tutti da tanto tempo e rimane una moto pazzesca, un motore meraviglioso, una schiena spettacolare. Quelle che conosciamo da meno tempo però sono le Pirelli Supercorsa SP V3. Non riusciamo a farvelo vedere da fuori perché una telecamera montata lì volerebbe via, ma mettere il ginocchio per terra a 240 all'ora sul curvone qua in fondo con delle gomme omologate per uso stradale, non so cosa ne pensate voi, ma per me è. E adesso, dopo quella stradale, passiamo alla sorellina cattiva. Questa è la BMW S1000 RR, sapete che mi capita prima o poi, che è quella che usa il nostro amico Luca Salvadori quando fa il suo lavoro di tester, di sviluppatore per Pirelli. I ragazzi ci parlano di una stock, e sottolineo le virgolette, perché questa moto forse, voi ve la ricordate, l'avevamo provata ad Alcaraz ai tempi delle Pirelli Diablo Superbike SC3 e ce la ricordiamo come una furia. Adesso vediamo che cosa sa fare su una pista ancora più veloce e con gli aggiornamenti che il buon Marco Minin, che cura il parco moto di Pirelli, nella fattispecie queste stock, gli ha portato. Andiamo e prepariamoci a spaventarci. Grazie, parole è difficile e per un giornalista restare senza parole è veramente la situazione peggiore in cui si possa trovare. Voi immaginatevi che cos'è un S1000 normale, una WR, non al quadrato, al cubo, già se una stock, quindi se la base di partenza è quella lì, 2 o 3 ritocchi e ottenete un oggetto come questo. Un oggetto come questo è una cosa che ti spara in fondo al rettilineo a delle velocità che, vabbè, le avete viste probabilmente, e quindi anche grazie alla rapportatura che è
probabilmente perfetta per il circuito di Pergusa, probabilmente perfetta se uno apre il gas come fa Luca Salvadori. Io non ce la faccio, mi sono buscato una decina di secondi, però come forse avete capito dall'apertura, la prova non è finita, perché oltre a questa spettacolare BMW adesso ci tocca provare, lavoro in grato, un'altra moto di serie e un'altra stock. E anche qui le stesse considerazioni fatte per la BMW S1000RR. La YZF R1M Yamaha la conosciamo da tanto tempo e come la BMW è una delle nostre preferite. L'armonia generale fra ciclistica, motore, meraviglioso il crossplane con la sua spinta sotto è davvero fenomenale. Una spinta sotto che nei curvoni, nelle uscite di curva, mette a dura prova la gomma posteriore che comincia a lavorare un po' di deriva, anche perché non so ancora se avete visto dalle immagini, ma le velocità che si fanno qui in uscita su questi curvoni sono da bersi il cervello. Nonostante questo, la gomma continua a tenere e lo ripeto un'altra volta, questa è una gomma omologata per uso stradale, ragazzi, è pazzesca. La Supercorsa V3 che aveva debuttato l'anno scorso, ve lo ricorderete, sulla Ducati Panigale V4S. E quindi, come abbiamo fatto prima, dopo aver provato la versione stradale, passiamo sulla sorellina cattiva. Questa è una Yamaha R1 che usa Fabrizio Lai, l'altro, che è stato sviluppatore della collezione, chiamiamola così, Racing Pirelli Diablo Superbike. Quindi un R1 trasformata anche questa secondo più o meno il regolamento stock. Ragazzi, che goduria! Stavo iniziando a divertirmi un po' troppo e quando succede così è meglio finire, perché lanciare per aria questa qua sarebbe veramente qualcosa di poco simpatico nei confronti di Pirelli e di Fabrizio Lai, che fa benissimo il suo lavoro. Perché al di là della moto, che come dicevamo porta all'ennesima potenza le caratteristiche di quelle che sono la Yamaha YZF R1, quindi tantissima spinta, una schiena che non ci credi, paradossalmente guidata da uno come me che la porta probabilmente meno in alto rispetto ai piloti collaudatori, tende a impennare ancora di più. Bella, 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 gustosissima, perché come succede sempre con la Yamaha c'è un equilibrio generale di motore, di telaio veramente meraviglioso. Vorrei parlarvi anche un pochino di queste Pirelli Diablo Superbike SC1, però prima mi tolgo il casco e bevo un goccio d'acqua perché io sono veramente finito. Molto bene, allora le moto ve le ho raccontate direttamente ancora col casco in testa. Sensazioni a caldo sono quelle che contano di più, soprattutto considerando che, come abbiamo già detto, le moto di serie le conoscete, perché ormai ve le abbiamo già raccontate diverse volte e probabilmente ormai vi abbiamo annoiato. Queste stock
ci vuole un pilota di quelli veri, ci vogliono Fabrizio Olai o Luca Salvadori per spremerle per davvero, quindi non ho la pretesa di raccontarvi qualche cosa sul comportamento della moto che non sarei in grado di dirvi. Quello che vi posso dire è che hanno due personalità molto differenti. A me sinceramente è piaciuta di più la Yamaha, io sono sicuramente più lento dei due collaudatori. La Yamaha ha una di quelle personalità che ti invita a spingere sempre un pochino di più, mentre la BMW, che da quello che ci dice Marco, il preparatore, il motorista che cura appunto queste due moto, ci ha parlato di una potenza alla ruota veramente allucinante, quindi stiamo parlando di circa 210 cavalli, potete immaginare che razza di spinta abbia questo aggeggio e probabilmente lo avete visto nell'onboard. Due moto che riflettono lo stile di guida e la personalità dei loro due piloti, quindi una BMW cattivissima in alto, fatta per spigolare tantissimo, frenare forte, raddrizzare la moto più in fretta possibile dopo averla inserita, spalancare il gas e sfruttare l'incredibile cattiveria in alto del 4 cilindri BMW, e un R1 invece molto più fluida, molto più valorizzante la percorrenza e lo stile di guida di un pilota che viene dai prototipi 125 e 250. Un piccolo appunto è che invece però paradossalmente sulla moto di Luca Salvadori io più o meno ci stavo fisicamente. Su quella di Fabrizio questa qui è veramente allucinante, e pensate che nonostante avessi le ginocchia in bocca, i ragazzi di Pirelli mi hanno detto che le pedane le avevano addirittura abbassate, e vi assicuro che io mi sentivo un ranocchio. Detto questo però è il momento di parlare un attimo delle gomme. Allora, anche in questo caso non vi sto a raccontare di nuovo quello che sono le caratteristiche della supercorsa SPV3, perché l'ha fatto il collega Francesco Paolillo l'anno scorso in occasione della presentazione della Ducati Panigale V4, che era la prima a calzare queste nuove Pirelli. Parliamo invece un po' delle slick. Allora, la famiglia Diablo Superbike è quella che viene utilizzata, l'ho detto in apertura ma lo ribadisco perché vale la pena di dirlo, è quella che viene utilizzata nel mondiale Superbike con diverse misure, nel senso che ci sono misure non per adattarle alla moto ma per adattarle ai gusti e alle preferenze del singolo pilota e del singolo team, ma sono sostanzialmente in termini di mescolo, in termini di carcassa, le stesse che potete andare a comprare dal gommista. La famiglia si compone di 4 gomme, ovvero la SC0, SC1, SC2 ed SC3, dove la SC0 è sostanzialmente una soft da qualifica, poco utilizzabile a meno che non abbiate budget che vi consentono di cambiare gomma ogni 4 o 5 giri. La SC3 è all'estremo opposto della gamma, invece una gomma utilizzata nell'endurance e che quindi è molto più adatta a un uso magari un pochino più casuale, disimpegnato, per chi si diverte nei track days con la propria moto preparata a pista, ama la confidenza e la maggior durata, costanza di prestazioni che può offrire una slick, ma quelle più performanti per l'utilizzo in gara sono l'SC1 e la SC2. In questo caso noi oggi abbiamo utilizzato SC1 anteriore e posteriore, che sono le soluzioni di mescola più morbide fra le due proposte. Una piccola indicazione, perché ci sono dei falsi miti, dei luoghi comuni che vale la pena di sfatare, perché molti sono convinti erroneamente che le mescole più morbide debbano essere utilizzate nel momento in cui le temperature sono più basse e che invece le più dure si usino per resistere alla temperatura. Tutto questo è assolutamente falso, con una leggera distinzione fra l'anteriore e il posteriore. Cominciamo dall'anteriore. Nell'anteriore la differenza fra la SC1 e la SC2 è legata sostanzialmente solo alle preferenze del pilota. Gli staccatori più decisi, che vogliono più sostegno dall'anteriore, preferiscono sicuramente l'SC2, che è una carcassa che si deforma un po' di meno, non si spiattella sulla frenata e quindi offre un maggior sostegno in frenata. Al contrario, la SC1 è un pochino più morbida, massimizza magari la sua impronta a terra spiattellandosi, ma causa un pochino di movimenti in più della moto. Per darvi un'idea, Davis e Melandri preferiscono la SC2, sono staccatori molto forti e quindi preferiscono una carcassa un pochino più rigida. Al posteriore, invece, la SC1 si usa con delle temperature un pochino più elevate. Perché? Perché l'asfalto, scaldandosi, diventa un pochino più oleoso, perde di grip meccanico ed è necessario compensarlo attraverso il grip chimico della gomma, che deve essere un pochino più morbida e un po' più aderente. Non utilizzatele con il freddo, perché invece di garantirvi una maggiore aderenza finireste per strapparle nel giro di pochissime tornate. Al contrario, quando fa più caldo è consigliabile utilizzare la mescola SC2 per il Diablo Superbike, perché appunto con un asfalto un po' più aggressivo col freddo si tende a non far emergere tutti quei composti bituminosi che lo rendono più scivoloso, più greasy, dicono con le alte temperature, e quindi la SC2 attacca un pochino meglio d'inverno quando le temperature sono più basse e il grip meccanico viene già fornito dall'asfalto.
Che dire ragazzi, io mi sono divertito come un matto, spero di avervi fatto divertire un pochino guardando questo video. In questo caso, se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al nostro canale, continuate a seguirci sui social e se volete qualche dettaglio in più sulle gomme venite sul sito moto.it a leggere qualche indicazione in più relativa a temperature, pressioni e quant'altro. Non vi voglio annoiare nel video, venite a leggerlo, avrete una bella tabella, qualche indicazione in più che vi aiuteranno nella scelta delle gomme Pirelli più adatte per l'uso in pista. Ciao!